Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi vi parlerò del mostro, il Parkside Performance da 1356 Nm. Una bestia per dimensioni e per prestazioni. Questo non l'ho comprato, non è mio, non me l'ha inviato nessuna azienda, ma me l'ha mandato Dario Manca, che ringrazio, un ragazzo della Sardegna che segue i miei video, che ha visto che non ho mai recensito questo avvitatore e mi ha detto: che ne pensi se te lo mando e fai un video? Bene, mi ha pure mandato il suo adesivo, che è qua e lui è appassionato di fuoristrada, jeep eccetera, quindi un utensile del genere lo utilizza molto spesso. È rimasto sorpreso dalle sue prestazioni e mi ha detto: vorrei tanto che tu facessi un video a proposito. E io infatti l'ho già provato, sono andato in una saldotorneria di un amico, Jerry, che saluto, che mi ha fatto fare delle prove, addirittura ho svitato dei dadi arrugginiti, vedrete le riprese, con una bussola ben 32 di dimensione, e è riuscito a farlo senza alcun problema. Quindi decisamente una bestia, però mi ha bruciato una batteria. Ho fatto una prova svitando un dado che era impossibile da svitare, mea culpa, e dopo 58 secondi di utilizzo la batteria è morta e fuoriuscito del fumo. Spero che dalle riprese si intraveda qualcosa. Ma dette queste cose, proviamolo direttamente, sorvoliamo tutte le caratteristiche tecniche superflue e vediamo direttamente come si comporta. La maggior parte delle prove che vedrete, tranne quelle con le bussole molto grandi, sono state fatte con le bussole della Ginour. Mi sono state inviate appositamente per farvele conoscere. Anziché farvi una recensione solo su questa linea di bussole, ve la farò vedere mentre utilizzo questo avvitatore. Sono delle bussole torsion, arrivano da 8 fino alla misura 24 con alcune prolunghe, e un adattatore con il codolo da 1/4 di pollice esagonale per poterlo utilizzare anche con gli avvitatori più piccoli, quindi l'avvitatore, per esempio il Performance della Parkside o altri di questo tipo. E devo dire che finora, per le prove che ho fatto, si sono comportate abbastanza bene. Tutto al cromo vanadio, bussole che sembrano, questa come vedete è stata stressata abbastanza durante le varie prove, e devo dire che ha funzionato bene in tutto e per tutto. Una comoda valigetta rigida. Ma ora vi faccio vedere direttamente l'avvitatore. Sposto la valigetta. Come possiamo vedere è nettamente molto più grande rispetto agli avvitatori a cui siamo abituati, ma è anche molto più potente, con delle prestazioni davvero esagerate. Infatti rischia pure di danneggiare i dadi, i bulloni sui quali stiamo lavorando. Per fortuna ha un selettore sulla parte frontale che ci permette di selezionare il livello di coppia, dal più basso, che corrisponde a 130 Nm, quindi ideale per le gomme dell'auto, a una via di mezzo, quindi 400 Nm corrispondenti alla coppia massima dell'avvitatore di impulsi più piccolo, fino a 1356 Nm, una coppia davvero esagerata. Uno dei nei che ho riscontrato, potremmo considerarlo praticamente quasi un difetto, è il fatto che impugnandolo con il mignolo, involontariamente, quando stringiamo l'impugnatura, c'è il rischio di variare l'impostazione che abbiamo dato, semplicemente stringendolo, perché con la nocca andiamo a premere il tastino, cosa che con gli altri avvitatori non accade assolutamente, non si riesce a premere, anzi bisogna, è quasi fastidioso, inserire il dito nel pulsantino per poter variare la coppia. Quindi non c'è il rischio di poter cambiare l'impostazione contro la nostra volontà. A parte questo, per il resto è un avvitatore che ha dimostrato di funzionare bene e che riesce a svitare dadi e bulloni esageratamente grandi senza alcun problema. Viste le dimensioni e viste le prestazioni, sicuramente non è un avvitatore adatto a tutti. Non è proprio esattamente un avvitatore destinato ad un utilizzo hobbistico in garage per passatempo, ma più che altro, sempre eventualmente a scopo hobbistico, per fare manutenzione sui propri mezzi, che siano agricoli, che siano fuoristrada, come quello di Dario Manca, eccetera. Ma è un avvitatore davvero molto grande rispetto agli altri, e anche molto pesante. Vediamo anche la differenza di peso. 3,650 kg, quello da 400 Nm invece pesa 2,650 kg. Proviamo anche quello più piccolo da 226 Nm, 1,776 kg, per un utilizzo hobbistico. Secondo me questo è più indicato, ma questo è un mostro. E allora, ovviamente non è adatto come avvitatore da utilizzare in laboratorio, quindi non farò delle prove da avvitare delle piccole viti. Semplicemente voglio dimostrare la sua potenza, questi 1356 Nm, di cosa sono capaci. Ora ho messo una bussola numero 10, proverò a rompere questa vite tranciata di netto.
proviamo quindi con una più grande. Mettiamo una 13. Ragazzi, gira nella morsa, si sta tritando tutta, non si rompe, ma guardate come si è ridotta. Ma per farvi capire la sua pericolosità, se è utilizzato in modo non opportuno, quindi ipotizziamo di dover stringere i dadi della Vespa e volerli stringere in modo eccessivo con questo, otterremmo questo risultato. Sicuramente non va bene. Vi assicuro che la morsa l'avevo stretta abbastanza bene, ma con le vibrazioni tanto è potente che la morsa si è allentata, quindi ora la stringerò di nuovo. Ok, proviamo a rompere allora questo dado 14. Tranciato di netto anche questo. Mi sono accorto che la vite 13 non l'avevo stretta fino in fondo, arrivava fino a metà della morsa, quindi per questo non era tenuto bene, ma questo è quello che succede. Davvero davvero molto potente, e se è impostato al massimo anche poco gestibile. Andiamo a provare a svitare le ruote della macchina, che sicuramente farà in un solo attimo. Ragazzi, ho deciso di esagerare di nuovo. Stringerò le gomme della mia macchina con la chiave dinamometrica a oltre 160 Nm. Ok, 179 Nm. Proviamo adesso a svitarle. Un attimo. Questo ha perso qualche secondo in più, però l'ha fatto. Provo con l'ultima e poi facciamo un'altra prova. Ok, allora adesso l'ho imposto a 130 Nm per vedere se riesce a rispettare questa coppia. Okay. Impostato a 130, vediamo se ruota un pochettino il dado oppure se va bene così. Sì, ha girato un pochettino, quindi stringe a poco meno di 130, va bene. E adesso proverò a svitare questo dado. Utilizzerò una bussola numero 32, come potete vedere è abbastanza arrugginito, sporco e ancora con del fango attaccato sopra, perché proviene da un mezzo agricolo. È riuscito perfettamente a svitarlo. Effettivamente non so quanti newton metro siano stretti questi dadi, ma come potete vedere sono davvero molto sporchi, addirittura questo ha ancora del fango e dell'erbetta di sopra, oltre che essere arrugginito ed ossidato. Adesso proviamo su questi dati di questa ruota di un mezzo per soccorso stradale, per i quali è necessario una bussola numero 27. Il primo viene svitato quasi subito e invece vedrete il secondo, che era serrato sicuramente con una coppia un pochettino più esagerata, richiede un pochettino più di tempo, ma comunque viene svitato senza alcun problema. Decisamente un mostro di potenza. Ma ho deciso di esagerare, voglio provare su questo vecchio aratro lasciato alle intemperie, come potete vedere è pieno di ruggine. In questo caso specifico sto cercando di svitare un dado, però effettivamente avrei dovuto svitare dalla parte opposta, ma l'abitatore non riusciva ad entrare.
Come potete vedere anche la chiave si solleva, quindi un po' di effetto sul dado siamo riusciti a ottenerlo, ma se osservate la batteria vi accorgerete che dopo 58 secondi di uso costante è uscito del fumo e la batteria si è bruciata e non ha più funzionato. In realtà avrebbe dovuto intervenire la protezione elettronica a proteggere sia la batteria che l'utensile, e invece la batteria ha fatto fumo e adesso è inutilizzabile. Però, come potete vedere, il dado era interessato da ben 3 pezzi di metallo arrugginiti ed era praticamente impossibile svitarlo, anche se un minimo di effetto l'abbiamo ottenuto. Comunque era praticamente una missione impossibile. Proviamo ora con questo dado utilizzando una bussola 17. Potete vedere che in questo caso riesce a svitare senza alcun problema in pochi secondi, senza alcuna difficoltà. Adesso provo a rompere il dado di un mozzo di uno scooter e dopodiché a svitare un dado 18 da una parte di un'automobile. Perfetto. E allora ragazzi, cosa dire di questo avvitatore? Sicuramente è un mostro di potenza, ma non è tutto oro quel che luccica. Infatti qualche piccolo difetto ovviamente lo ha. Uno è quello del selettore del livello di coppia, che si preme involontariamente perché la nocca del mignolo va a premere esattamente sul tastino e quindi causa la variazione della coppia. Non è una cosa da sottovalutare, perché se io voglio avvitare qualcosa a 400 Nm o a 130 Nm e invece ne seleziono 1356, distruggo tutto, come avete visto. Le viti le disintegra in un attimo, riesce a spezzarle di netto e non è una cosa piacevole. Spero e ipotizzo che sia solamente un difetto di questo esemplare e non siano tutte così. La batteria me l'ha bruciata in 58 secondi di utilizzo costante e continuo. Si è bruciata, però era colpa mia perché ho cercato di svitare un dado dalla parte sbagliata. Praticamente era interessato da 3 parti arrugginite, quindi era impossibile svitarlo. Avrei dovuto iniziare dal dado, invece ho iniziato dalla parte opposta. Però volevo mettere alla prova davvero questo avvitatore, ma mi aspettavo che la protezione elettronica, ed è a questo che serve la protezione elettronica, mi proteggesse tutto, e invece è uscito del fumo, la batteria si è bruciata, che non si attiva neanche più il LED per misurare il livello di carica della batteria. Un altro difetto, che poi non è un difetto ma è una caratteristica perché non è rotto, ma non mi piace, come vedete in queste bussole, sia queste Ginor che anche tutte le altre, pure quelle che vengono date in dotazione, hanno questo forellino che serve a fare in modo che utilizzando un fermetto la bussola possa essere fermata, perché passa attraverso. Questo invece non ha alcun tipo di ritenuta, scivola senza alcun problema, si toglie facilmente, soprattutto durante l'utilizzo con le vibrazioni. Come vedete anche in quelle più piccole, per fare un esempio, sempre questa della Ginor che ho fra le mani, anche nell'adattatore hanno la sferetta e qua c'è il forellino, quindi va bene sia per la sfera che per il fermetto. Poi il resto, per quanto riguarda il peso, le dimensioni e tutto il resto, sono delle caratteristiche di questo avvitatore. Deve essere così pesante, deve avere queste dimensioni, proprio perché i componenti che ci sono all'interno gli conferiscono una qualità che gli permette di avere quella coppia. Per il resto io spero che queste prove che ho fatto rapide vi siano state utili, perché non ho voluto fare delle prove ancora più dettagliate, ancora più precise, perché non è un avvitatore che richiede precisione. Per me è un avvitatore selvaggio, un avvitatore che deve con tutta la sua forza avvitare e svitare, e se necessario, come abbiamo visto, anche stringere le ruote dell'auto, che pur essendo impostato a 130 Nm ha stretto a 140, però va bene, riesce comunque a stringerle perfettamente, riesce sicuramente anche a svitare viti che siano state strette dal vostro gommista, che senza pietà le ha strette col suo compressore della compressa. Con questo riusciamo senza alcun problema. Detto questo, io ringrazio Dario Manca per la sua gentilezza, è stato disponibilissimo, anzi ha preso l'iniziativa, lui mi ha contattato e mi ha detto voglio che tu recensisca questo avvitatore, quindi lo ringrazio di cuore e lo saluto. Ringrazio voi per aver visto questo video fino in fondo e vi invito ad iscrivervi al canale, sperando che il video vi sia piaciuto, quindi mettete anche mi piace, mettete anche il segno di spunta sulla campanella e ci vediamo ai miei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!